Buonasera amici nerazzurri, nuova puntata di Extra Time, la prima per questo 2018. L'Inter è ripartita con un pareggio, l'1-1 in casa della Fiorentina, un pareggio che ha lasciato un po' l'amaro in bocca soprattutto per come è arrivato. Parleremo di questo, ma parleremo anche della prossima sfida che attende i nerazzurri alla ripresa dopo la sosta. A San Siro arriverà la Roma il prossimo 21 di gennaio. A farmi compagnia come sempre Massimo Paganin. Ciao Federica, Massimo. Buonasera a tutti, tanti auguri di buona continuazione. E ovviamente il ben ritrovato anche al nostro Alberto Santi. Ciao Alberto. Buonasera Federica, buonasera Massimo, ben ritrovati. Vediamo anche quali sono i pro e i contro di questa sfida. Tra per parte, tra i pro abbiamo messo il gol di Icardi, la sconfitta della Roma contro l'Atalanta, la sosta che arriva nel momento giusto. Tra i contro invece la beffa è arrivata al 90° minuto, il gol del Ciolito, difensori contati, una difesa ovviamente in emergenza, complici gli infortuni di Miranda ed Ambrosio, e un Perisic fuori forma. Massimo, sei d'accordo con questa analisi? Sì, direi che al 90° si poteva forse evitare con un po' più di attenzione, ma era venuta meno, era calata un po' la squadra, quindi la squadra in generale nella fase difensiva, come ho detto prima, ha concesso molto, perciò al di là di tutto il gol, diciamo che della Fiorentina è arrivato meritatamente, nel senso che ha creato moltissimo, l'Inter si è chiusa praticamente a ridosso dell'area di rigore, nel secondo tempo ha faticato ad uscire. Per quanto riguarda i difensori contati, si è fatto male anche Ranocchia durante la gara, e di conseguenza ha dovuto fare di necessità virtù e trovare una soluzione durante la partita. Perisic è fuori forma, si sta effettivamente passando un periodo nel quale sta facendo fatica soprattutto a saltare l'uomo, perché al di là del fuori forma eravamo abituati a vedere uno strapotere fisico da parte sua, e soprattutto negli ultimi 18 metri nell'1 contro 1 mettere in grande difficoltà l'avversario, cosa che non riesce a fare ultimamente nelle ultime gare, quindi c'è da vedere anche dal punto di vista mentale cosa sta accadendo. Quindi è un lavoro che dovrà fare soprattutto Spalletti, quello del lavorare sull'autostima, sulla fiducia e su quelle che sono, diciamo così, le carenze che ha lui in questo momento. Sono cose normali, ci sono dei periodi di involuzione per ciò che riguarda i calciatori. È chiaro che non avendo delle alternative importanti, Perisic ha sempre giocato, e quindi non c'è la possibilità di farlo riposare, quindi di riprendere una condizione mentale e soprattutto uno stato nel quale lui possa dare qualche cosa in più. C'è la sosta, si recupera e poi si riprenderà dalla fine di questa settimana. D'altra parte la sosta è molto breve, 5-6 giorni, e poi si riprende a lavorare. E noi abbiamo citato solo Perisic tra i fuori forma, ma perché è il giocatore che sta mancando di più in attacco, nel senso che per quello che ha dato fino adesso è un giocatore che sia come strapotere fisico, che anche come qualità nell'1 contro 1 e anche come qualità nel creare superiorità numerica è il giocatore chiaramente più importante che ha questa squadra. Potremmo citare anche Vesino, che ha perso piuttosto stanco, lo stesso Gagliardini, lo stesso Borca Valero. In generale sembra un Inter un po' stanca, poco lucida, sono errori che credo siano soprattutto causati dal fatto che sia un po' in apnea questa squadra. Comunque la rosa è corta, i difensori sono contati, tanto che tra i pro ci siamo ritrovati a mettere davvero la sconfitta della Roma. Anche per la Roma, Albi, abbiamo cercato di individuare i punti di forza e i punti di debolezza. Nei pro abbiamo messo il pressing nella metà campo avversaria, il fatto che attacchi prevalentemente a sinistra con Perotti e Kolarov, e una difesa solida, 9 clean sheet, quindi una difesa che concede poco. Nella lista dei contro i 2 punti nelle ultime 3 trasferte, il fatto che fatichi a segnare fuori casa, e i 13 gol invece giustamente su 29 segnati in trasferta. Sì, di fatto nelle ultime 3 trasferte non ha fatto gol, quindi ha raccolto 2 punti nelle ultime 3 partite giocate lontano da Roma, e lo ha fatto tra l'altro senza segnare, ed erano tutto sommato un campo molto difficile, che è quello di Torino, e l'altro era quello del Bentegodi contro il Chievo, con un Sorrentino super in quella partita. Più in generale abbiamo parlato dei pro, e come abbiamo evidenziato come effettivamente sia una squadra che ama andare in pressing nella metà campo avversaria, è una squadra che è abituata proprio a rubare palloni, ed è terza come numero di recuperi medi nella metà campo avversaria in questa serie, è un dato importante, però allo stesso tempo commette anche pochi falli, quindi qua chiedo l'aiuto di Massimo, cioè come si uniscono questi due dati, il fatto che vada a rubare
tanti palloni nella metà campo avversaria, ma che il più delle volte commette pochi falli, cioè forse è un pressing passivo più che altro per andare a disturbare. È un pressing molto attivo assolutamente, ma sono le distanze tra i reparti, tra gli uomini dello stesso reparto che fanno la differenza. Quando i giocatori giocano molto vicini, tolgono quelle che sono le linee di passaggio e sono in grado di intercettare molti palloni. Soprattutto poi da sempre Di Francesco con le sue squadre non ama squadre molto fallose, e la Roma è una squadra che è molto aggressiva ma poco fallosa. Le squadre che ottengono più risultati, anche il Napoli in questa classifica è abbastanza in basso proprio perché vanno ad attaccare molto alti nella metà campo avversaria alle squadre avversarie e di conseguenza tolgono tempo e spazio al portatore di palla. Questo è quello che fa la Roma solitamente, e quindi la capacità di stare molto corta come squadra, molto stretta e quindi compatta, dà la possibilità ai giocatori di recuperare il pallone immediatamente.